Ragazzi, mi trovo a Pescara, nella pineta, e ho posizionato questa turbina proprio per farvi vedere le dimensioni. In questo video stiamo considerando quanto le dimensioni di una turbina eolica siano importanti per produrre energia elettrica. Questa nello specifico è 4 metri di diametro. Il generatore che c'è connesso è 3,2 kW di potenza massima. Ovviamente molti di voi non sanno cos'è la potenza del vento, nel senso che pensano e si illudono che con una turbina piccola da 1 metro, 1,20 m, 80 cm si possa alimentare una casa. Ebbene, non è così. Questo è un video che sto facendo per lanciare questo messaggio continuo su non acquistare, non sperperare, non buttare i soldi in quelle che sono turbine giocattolo, turbine piccole. Potete fare un po' di cultura, potete installarvele vicino alla roulotte se vi piace vederla girare, ma non pensate che con queste micro turbine si possa alimentare una casa. Ci vogliono queste tipologie, queste dimensioni, ovvero da 2 metri in su riusciamo a produrre una corrente significativa. Questo è 4 metri e produce veramente tanto. In questo video ci ho tenuto particolarmente a montarla qui perché ovviamente nel mio laboratorio non ci stava vista la dimensione. Questo è 4 metri come rotazione diametro totale e il generatore, come dicevo, è 3,2 kW di potenza massima. Cari amici del canale, rieccoci in laboratorio. Vi ho fatto vedere l'esterno questa bellissima turbina eolica con pale da 4 metri di diametro. Ebbene, nel breve video che avete visto come anteprima di questo, spiego chiaramente come non ci si debba far illudere da quelle che sono delle turbine di piccola dimensione. Quelle che io considero valide sono quelle da 2 metri in su. Perché non meno? Perché non hanno la potenza per poter produrre tanta energia e inoltre più piccole sono le turbine più hanno bisogno di velocità e la velocità è sempre fonte di pericolosità perché si sa che nel tempo si possono sbilanciare. Ebbene, avere sul tetto o su un palo 3 pale che girano ad alta velocità un pelino sbilanciate potrebbe creare danni. Immaginate come succede ogni tanto una di queste pale che si rompe e parte facendo danni. Ebbene, le turbine grosse girano a velocità inferiore, non girano chiaramente in maniera lenta come quelle che troviamo ad esempio in Puglia nei campi fotovoltaici, che girano veramente lentamente, e girano così piano proprio a motivo della loro dimensione. Ebbene, in questo video andrò a parlare di questo impianto di Alfredo che ha installato 2 turbine. Andate a vedere la playlist perché su questo canale si parla dal 9 gennaio 2022, quindi sono esattamente 3 anni. Tante realizzazioni, tante cose interessanti, ma soprattutto tanti test e tante prove. Ragazzi, la cosa fondamentale è andare sempre nella direzione della sicurezza e non della faciloneria. Qui, come vedete, ci sono 2 strumenti per le turbine eoliche e sono un regolatore di carica molto potente. Questo è esattamente quello che acquistai 3 anni fa insieme alla turbina, e quello è un dump load. Sono 4500 watt di resistenze che devono essere attivate quando il vento raggiunge una potenza tale, una forza tale per cui la turbina potrebbe andare in over rotation, cioè in un eccesso di rotazione e danneggiarsi. Ecco che allora alla tensione appropriata, alla corrente appropriata, interviene il regolatore di carica facendo partire le resistenze. Ebbene ragazzi, voi sapete che sino ad oggi non ho installato la turbina. Perché? Perché sto cercando un terreno nel quale installerò la batteria sabbia, la turbina, l'impianto fotovoltaico. Ci sarà proprio una centrale e questa playlist sarà molto importante a momento opportuno. Perché vi dico questo? Perché quando si installa una turbina eolica bisogna fare un plinto, bisogna fare una gabbia di cemento, come feci per la turbina da 2 kW, ve la ricordate? Ebbene, quando fate un plinto ci vuole, ricordatevi, un'autorizzazione. Non è più come un tempo dove scavavo, buttavo del cemento, una gabbia metallica e facevo quello che volevo. Oggi diventa penale.
Anche se su questo canale non tratto burocrazie perché sono in continua evoluzione, lo scambio sul posto, tantissimi mi fanno ancora domande di questa tipologia, ma avete capito che non può essere un argomento di questo canale perché i video restano per sempre, sono video tecnici, mentre le leggi cambiano quotidianamente. Ebbene, rimanendo sul tecnico, bisogna sempre fare attenzione quando si installa una turbina. Certo, se è una turbina giocattolo come quelle che su questo canale non mi piacciono e non ci sono, che girano velocissime, producono 50 watt, 30 watt, 100 watt e i regolatori di carica si bruciano sempre, è un discorso. Ma qui stiamo andando sul professionale, qui stiamo andando su prodotti che veramente producono tanto. Questa turbina, come spiegato all'inizio di questo video, ha una massima potenza di 3200 watt, ma può arrivare anche a 3500 watt. Ragazzi, deve essere gestita. Quando abbiamo un vento da 20, 30, 40 nodi, che cosa facciamo? Ebbene, sino ad oggi io ho fatto dei test, che adesso vedrete anche nei video successivi, e purtroppo non ci si può mai fidare troppo di queste strumentazioni, perché non sono state studiate per venti forti. Finché abbiamo venti leggeri e produciamo con una turbina così grossa, produciamo 100 watt, 500, 1000, siamo felicissimi perché 1000 watt per 24 ore fa 24 kWh. È bellissimo, ma quando il vento comincia ad incalzare, ebbene ragazzi, questo è un problema. Questo è un grave problema che tira giù tutto, spacca tutto, si sbiella tutto. Bisogna usare delle accortezze. Ragazzi, partiamo con la sigla che dura sempre 4 secondi e dopodiché partiamo in quarta con questo video e andiamo a casa di Alfredo, ci facciamo insieme 2 ore, circa 2 ore e mezza di macchina e andiamo a Roma a vedere che cosa ha fatto Alfredo in questo periodo. C'è già un video di Alfredo sulle 2 turbine che ha installato, ebbene ha dovuto fare tanti upgrade perché l'installazione di questa tipologia o della tipologia che avevo inventato io con le piombo, tampone, eccetera, hanno sempre delle discrepanze da valutare. Buona visione. Ebbene, ci sono 2 metodi, 2 modi, 2 sistemi per installare le turbine eoliche. Il primo sistema è quello più semplice, che è questo, ovvero attraverso un regolatore di carica che gestisce la corrente prodotta dalla turbina e un dump load, che è l'emergenza, si connette lo stesso sia alla turbina che con questi cavi da 10 mm quadri che forniscono i produttori si connette alla batteria litio-ferro-fosfato direttamente. Ebbene, attraverso questi prodotti che sono, ripeto, turbina con le pale, quindi il generatore, a volte danno anche il palo, arriva la trifase, arriva dentro qui la trifase viene rettificata, modulata e va direttamente alla batteria. In caso di emergenza parte il relè che attiva il dump load. Questo è il sistema più facile, classico, e su questo canale non sono partito così perché già l'ho fatto a partire dagli anni che furono, quando provavo delle turbine di una famosa casa turca di cui non faccio il nome e turbine che assolutamente non mi piacevano. I continui test negativi che gli riportavo alla fine hanno fatto interrompere questi rapporti, ma come sapete su questo canale non si fanno recensioni false. Bene, cosa succede? Questo sistema, che è molto semplice, connessione, qui dentro c'è l'elettronica, adesso andremo anche ad aprirlo per vedere che cosa c'è dentro. Il sistema più semplice, con i cavi si connette sulle barre equipotenziali e lavora insieme al fotovoltaico, quindi si butta dentro tutta la corrente. Ma ragazzi, per andare verso la potenza reale, l'efficienza eccetera, su questo canale si fanno non solo i test ma anche si inventano prodotti. Vedete che su questa playlist a partire da gennaio 2022, quindi sono già 3 anni, si è andato verso il tampone delle piombo, si è andato verso gli SSR che bloccavano, e tutta questa efficienza la vedrete fra un po' quando andrò a intervistare Alfredo. Il punto è proprio questo: energia alternativa è una passione, la installiamo, oggi i prezzi sono scesi tantissimo e produciamo quello che produciamo. Ora installiamo una turbina di queste con i dovuti permessi, ripeto, plinto, autorizzazione, ci vuole il progettino eccetera. Quando ce l'abbiamo lì e lei gira piano e ci fa 100 watt, 200 watt e produce 2-3 kW al giorno, poi inizia un bel vento e produce 10, 15, 20 kW, ci sono soddisfazioni che oscillano proprio a seconda di quello che il clima ci dà. C'è sempre, lo ripeto, una pericolosità con le turbine eoliche perché la potenza del vento è al quadrato. Voi sapete che
io facevo il velista qualche anno fa e ragazzi, quando spingeva il vento la barca scuffia. Scuffia significa che l'albero poteva toccare l'acqua. Questa è la potenza del vento, quindi fate sempre attenzione. Ebbene, questa è la prima tipologia, dicevo, di installazione, cioè tutto pronto, acquistiamo e installiamo sulle batterie. La più semplice, quella che ci dà soddisfazioni, ma nel tempo, se installerete così, vi accorgerete che questo si rovina, uno di quelli si brucia e quant'altro, perché i prodotti l'avete visto ed è per quello che ancora qua non c'è un link. Sto trovando un'azienda che fa prodotti affidabili, questi li ho comprati 3 anni fa, no forse meno, scusate, perché avevo iniziato 3 anni fa con la prima turbina, poi ho preso questa da 4 metri insieme a questi, ma ragazzi, dai test effettuati c'è una certa inaffidabilità e quando il vento quando questo non funziona e la turbina continua a girare, cosa fate? Mica potete andare lì a fermarla con la mano, col bastone. Lì ci sono potenze, cioè centrifughe che sono micidiali. Allora ecco che scivoliamo alla seconda tipologia di installazione, quella del fai da te tecnologico con test, invenzioni e cose che entusiasmano di più, ovvero come ha fatto Alfredo. Ebbene, dalle chiacchierate enormi che abbiamo fatto, Alfredo alla fine ha seguito il canale, poi ha messo le piombe, eccetera, poi ha estrapolato, perché Alfredo, ragazzi, come Luigi, come tutti gli amici del canale, Alessandro, tutti gli altri, scusate se non vi nomino tutti, che ormai siete tanti, Daniele, ebbene, sono dei geni, ragazzi, geni del fai da te, perché estrapolano concetti dal mio canale e poi se lo modificano, se lo adattano, eccetera. Alfredo che cosa ha fatto? Ha messo ha messo dei condensatori da 8200 microfarad per attutire le botte che la turbina dà nelle raffiche e questi 3 giorni lui ne ha viste di tutti i colori. Ebbene, ha connesso le sue turbine direttamente alle litio ferro fosfato della Mani attraverso tutti i meccanismi semplici, autocostruiti e che stanno funzionando oramai da 1 anno e mezzo. Mi sembra che Alfredo abbia fatto il primo eolico. E quindi ragazzi, questa è è il secondo metodo per installare la turbina, cioè quello di andare verso la progettazione, verso quelli che possono essere chiamati anche brevetti, verso le idee personali, che è quella che preferisco. Questo sempre alla luce delle competenze e delle capacità, perché chiaramente con Alfredo si è studiato a fondo che cosa poteva fare il vento, soprattutto con alte potenze, eccetera. Ecco perché sono sempre un po' restio sui prodotti già fatti, molto economici, molto tarati al limite, ma quando il vento spinge questi cadono. Allora andiamo adesso da Alfredo. Prima voglio aprire qui per farvi vedere anche il regolatore di carica. Questo è un dump load semplicissimo a 2 cavi da 10 mm quadri. Sono cavi con guaina resistenti alle alte temperature. Qui quando la turbina col vento potente gira e produce corrente, questo con relè, quale relè? Quanto è potente questo relè? Passa la potenza della turbina direttamente lì. Queste sono 4500 watt, 4 kW e mezzo, boom, mettono in corto la trifase e la turbina deve frenare, ma quando frena e il vento continua ancora, surriscalda. Ragazzi, questo è l'interno del nostro regolatore di carica. La cosa più semplice è questo, che è lo schermo, dove abbiamo la visione di tutto. Dopodiché se entriamo cosa vediamo? Vediamo le connessioni innanzitutto. Qui abbiamo l'ingresso, l'attacco batteria, questi due. Questo è invece l'attacco del dump load, cioè dei carichi, delle resistenze che devono frenare la turbina. Questo è l'ingresso fotovoltaico, perché questo è un ibrido per il quale danno possibilità anche di inserire dei pannelli. E questa è la trifase, vedete qua c'è l'ingresso delle 3 turbine, ok? Qua sotto vedete le connessioni sono così, vedete? Ebbene, quando le turbine producono ed entrano qua, qui c'è anche un brake, cioè questo è un magnetotermico che fa da freno, cioè quando noi tiriamo su questo, tac, cosa facciamo? Mettiamo in corto le 3 fasi della turbina, perché? Perché se guardate, una delle fasi della turbina va
all'interno del magnetotermico e le altre due sono, chiamiamole, in uscita, quindi quando noi chiudiamo il circuito abbiamo chiuso questo e con quello insieme, cioè le tre fasi vengono chiuse, vengono bloccate. In questo modo la turbina frena. Ebbene, questa è la cosa più pericolosa che c'è per bruciare lo statore, proprio perché si crea, se il vento lì è ancora eccessivo, si crea un fortissimo surriscaldamento di tutto l'avvolgimento di rame che c'è nello statore della turbina. Vi ricordo che queste turbine hanno il rotore, i magneti al neodimio, lo statore invece è un avvolgimento studiato per generare tensione e potenza, e a fronte di fortissimi venti, quando noi chiudiamo queste tre fasi, lui surriscalda, bisogna essere pronti a tutto. Ora, qui abbiamo l'ingresso fotovoltaico che non ci interessa, altra cosa che a me non piace, queste cose ibride dove attacchiamo di tutto, vedete qua c'è un cavo da 6 mm quadri, invece dall'eolico arriva il 10 mm quadri. Qui c'è la connessione diretta delle litio ferrofosfato e come vedete, come ha fatto Alfredo, l'hanno fatto anche loro qua dentro, ovviamente ci sono dei diodi, questo è un ponte raddrizzatore, da trifase diventa positiva e negativa, quindi diventa continua e questa entra all'interno di questa schedina per la gestione di tutta l'elettronica che fa partire il dump load, ci sono sensori di temperatura che fanno partire questa ventolina che raffredda, una sola ventolina, ma cosa raffredda? Questo dissipatore del ponte diodi, di questi diodi qua, o raffredda questo dissipatore dove ci sono sotto dei MOSFET? Quindi loro hanno detto, vabbè, se va in un senso buttare aria di qua, ma la prende da lì. Ma non si fa così, cioè o si mette vicinissimo, allora sì che crea un passaggio obbligatorio, se no non va bene, bisogna mettere due ventoline. Quindi questa è già la prima modifica che farei, cioè questa invece che così ne metterei due, dove una deve soffiare di qua per dissipare qui e l'altra deve soffiare di qua per dissipare questo grosso blocco di queste alette di alluminio, vedete? Bene, altra considerazione, questo condensatore qua, questo è veramente sottodimensionato e non è di qualità. Ragazzi, Alfredo per fare l'isteresi dell'eolico ha messo due condensatori da 8200 microfarad, cioè una roba, sono alti così, cioè sono 16 centimetri. Il resto, vabbè, sono schede di gestione. E il relè dov'è? Dov'è il relè? Che non lo vedo. Il relè che deve attivare, probabilmente la gestione non avviene con il relè, avviene con i MOSFET, ecco sì, quindi meno male, perché un relè che doveva reggere queste potenze sarebbe stato o gigantesco o niente, quindi sono i MOSFET che gestiscono la partenza del dump load. Qui c'è, eccolo qua, qui vedete una pinza amperometrica, questa, che è quella che sente l'amperaggio. Quando l'amperaggio supera una certa potenza, ebbene questa fa attivare proprio i carichi che vanno a dissipare. Ragazzi, molto onestamente, è facile, si monta, funziona tutto finché funziona. Quando ci sono venti forti è molto rischioso. Quando noi attiviamo il magnetotermico per chiudere le tre fasi è molto rischioso. Quando il raddrizzatore, poi ovviamente voi sapete che qua non esce una corrente continua perfetta, ma ci sono sempre dei ripple presenti, alla fine è raddrizzata, ma insomma bisogna essere di bocca buona. E questo un po' per tutte le progettazioni, perché sennò bisognerebbe creare un prodotto un po' difficile nel fai da te. Ecco. E basta, a questo punto qua vedo anche questi probabilmente servono a regolare tutte le tensioni di intervento. Vedete, ci sono due fusibili piccoli, insomma, vabbè, questa è la scheda di gestione che deve proprio intervenire quando la potenza è eccessiva e far partire i dump load. Ora non mi fido molto di questo, che deve dissipare a fronte di venti molto forti che continuano ad andare. Questo scalda, bisogna vedere come si comporta. Comunque tutti i test anche qui saranno fatti a tempo debito per questa installazione semplice direttamente sulle litio ferrofosfato e vediamo cosa succede. Però adesso andiamo da Alfredo, ragazzi, e vediamo il lavoro molto serio, molto
bello che ha fatto lui, non utilizzando queste strumentazioni, anche se alcune, come ad esempio il raddrizzatore, le ha usate anche lui, e vediamo cosa è successo nel suo impianto. E poi ragazzi, con queste abbiamo sprecato energia. Invece il progetto che stiamo sviluppando su questo canale insieme a tutti voi, e di cui Alfredo ed altri amici del canale che già ben conoscete e guardate la playlist ne sono ben contenti, è quello di non dirottare l'eccesso di energia quando la batteria è piena o l'emergenza a fronte di venti forti sul dump load, cioè sul carico, ma è quella di dirottare a step attraverso ancora una volta i dry contact e gli SSR che devono reggere la potenza. A cosa dirottiamo questa potenza o questo freno invece che frenare? Bene, alle resistenze di un boiler. Quindi PAM, primo dry contact, 1000 watt di serpentina nel boiler dell'acqua calda. Da quanti litri? 200, 500, 1000? Scarica lì. Non scaldare qua fino a diventare intoccabili. Scarica nell'acqua calda. Ebbene, il vento ancora forte riesce ad aumentare ancora, la tensione va su, gli ampere vanno su, tac, secondo dry contact sulla seconda resistenza. Poi che cosa possiamo fare? Ecco, allora lì possiamo fare, oramai siamo al limite, c'è ancora un eccesso, c'è un uragano, che ne so, tac, allora possiamo dirigere sul dump load. Questo è il freno, quello chiamiamolo definitivo. Tutto questo sarà in corso di valutazione, di progettazione, è tutto già pronto sulla carta. Quando arriva questo terreno, ragazzi, anzi se abitate in Abruzzo, cari amici del canale, avete un terreno da vendermi, io lo voglio comprare, perché magari con dentro si dice a Milano uno sgabanotto. Ebbene, questa è la mission, questa sarà una playlist che sarà veramente entusiasmante, sarà veramente una centrale di produzione energetica tra pannelli e tutto il resto. Ora, questo è il secondo modo costruttivo, molto più soddisfacente, molto più sicuro anche, e andiamo quindi a usare strumentazioni tutte al di fuori del prodotto standard facile da installare direttamente sulle litio ferrofosfato. Ragazzi, ho detto tante cose ma importanti per andare a capire fondamentalmente che cosa, facendo una strasintesi prima di saltare in macchina e andare da Alfredo. Attenzione alla sicurezza sulle turbine eoliche. Fanno rumore? Un po' sì, e soprattutto ad alta velocità generano questo sibilo, quindi non potete essere vicino ad altri che saranno i vostri nemici in questa installazione. Sempre autorizzazioni sull'eolico, soprattutto se fate i plinti, cemento armato, insomma sono dei manufatti stabili che hanno bisogno di un'autorizzazione comunale. Attenzione alla paesaggistica, al parco, al centro storico, tutte condizioni scusate, che si evolvono in Italia a secondo dei comuni, delle province, dovete chiedere personalmente. Non chiedete a me, Gianni, ma si può installare nel parco di Monza? Andate a chiedere a Monza, perché magari con la crisi energetica sono capaci alcuni comuni di dire sì, mettila, altri invece assolutamente no, che rovini il panorama. Questo non lo posso sapere io, capite ragazzi, ma vi do i ragguagli. Adesso vedremo Alfredo, andiamo, lui ha installato due turbine, una 48 volt, una 96 volt, che producono corrente ed entrano direttamente sulle barre equipotenziali e caricano 45 kWh della Mani. Buona visione e ragazzi, buona visione poi a tutti gli altri video, perché andremo a installare anche queste, così facili, direttamente sulle batterie. Andiamo a Roma. Cari amici del canale, sono ancora a Roma da Alfredo, che già conoscete per le turbine eoliche, per l'impianto che ha fatto col bestione arancione e tutte le modifiche che costantemente avanzano a casa sua. Sono veramente contento e Alfredo oggi ci spiegherà anche per quanto riguarda le sue due turbine eoliche che vedete girare qua sopra. Oggi c'è pochissimo vento, ma le modifiche che ha fatto lui gli hanno consentito di avere energia anche con poco vento, anche a bassa velocità. Alfredo, innanzitutto, come al solito, ciao, ed è un piacere venirti a trovare. Che cosa vuoi cominciare a dire agli amici del canale? Che abbiamo ottenuto dei risultati anche a bassi regimi e adesso spiegheremo quali sono state le modifiche apportate alle due turbine.
Perfetto, allora ragazzi, buona visione. 2 turbine le potete lì vedere in funzione. Oggi è una giornata ventosa minima, cioè non c'è una gran rotazione, eppure le turbine stanno andando, stanno funzionando. E voglio passare subito con le immagini al nostro caro Alfredo da Roma che vi saluta, ragazzi, oramai è diventato un mito. E vorrei, Alfredo, che mi descrivessi le modifiche che hai fatto sulle tue turbine. Sì, in pratica, diciamo, la prima che vedete sulla destra è quella da 96 volt, dove ho montato delle lame più lunghe, quindi da 1,5 metri invece di quelle da 1 metro, e quindi siamo arrivati a 3 metri di diametro, ecco. Quindi questo incrementa significativamente la quantità d'aria che spinge sulle turbine e che quindi si trasforma poi in potenza che va a caricare le batterie. L'altra modifica è stata quella di maggiorare la coda in maniera da renderle più sensibili alle correnti d'aria, Diventano più stabili, flussi, praticamente. nonché stabilizzare, diciamo, quando la turbina inizia a girare con delle lame più lunghe e quindi ad evitare le cosiddette imbardate. Perfetto, quindi quando hai vento che insomma dà delle raffiche per cui potrebbe girare su se stessa. Sì, inizia, cioè senza una coda maggiorata con lame più lunghe, praticamente la tendenza della turbina è girarsi su se stessa. Sì, no? sì, perfetto. Perché perde l'equilibrio per via della rotazione, Sì, diciamo, di un maggior peso delle lame. La rotazione dell'asse delle lame, quando perde questa spinta del vento, tende a girare sull'asse verticale. Qui vediamo che stanno girando entrambe, quindi quello che vuoi dire tu è che l'allungamento delle pale della turbina da 96 volt rispetto a quella da 48 volt ti consente anche di produrre energia quando non c'è troppo vento, Esatto, corretto? a bassi regimi, perché praticamente succedono due cose: che la turbina, adesso stanno girando entrambe, ma spesso l'unica che gira è la turbina da 96 volt, la prima delle due, perché con lame più lunghe basta un alito di vento per iniziare a farla, per vincere l'inerzialità e iniziare a farla girare, e quindi produce, anche se 50, 20, 80 watt, 100 watt, ma passa da una produttività, diciamo, impulsiva, che è quella che c'era prima con vento elevato, hanno una produttività giornaliera minima ma che produce in maniera continua, e quindi per poi sviluppare invece produzioni significative solo quando c'è il vento più sostenuto. Perfetto, io ti ringrazio di queste informazioni. Adesso, col tuo permesso, andiamo a vedere quello che hai già descritto nella playlist del canale Impianti degli Amici del Canale. Già avevamo fatto vedere le tue turbine, sì. Però se ci consenti andiamo a vedere un po' quello che è la sintesi. Se mi fai aggiungere, Gianni, tra sì, l'altro, prego. Montando delle lame più lunghe, la turbina abbassa il regime di rotazione, perché se prima, cioè con vento elevato, faceva 4 giri al secondo, cioè con lame più lunghe non si sorpassano, non si va oltre i 2 giri e mezzo, 3 giri al secondo, quindi si abbassa anche la velocità di rotazione per via del fatto che le lame sono più lunghe. Quindi c'è anche un modo diverso, diciamo, di produrre la stessa quantità di energia ma a regimi più bassi. Perfetto, tu vuoi dire che a questo punto quando il vento è più basso parte prima, produce sempre qualcosa. Parte anche qui, quando prima non partiva, e produce anche a bassi regimi, e quando invece il vento è forte produce ma ad un regime più basso, perché non ha più la rotazione, la velocità di prima. Cioè, se facendo il solito esempio di cui abbiamo spesso parlato, no? Cioè, se guardiamo quella da 48 volt, no? Beh, adesso è calato completamente. Sì. È calato il vento, però mentre quella da 48 volt adesso così non sta producendo nulla, quella da 96, proprio perché ha un voltaggio più elevato, cioè continua a produrre, perché sta aumentando i regimi proprio per le pale più lunghe che ha, mentre l'altra sembra quasi ferma, questa sta aumentando. Sì, e poi quella rotazione là nella 48 non riesce ad arrivare oltre
i 50 volt della batteria, 52, 53. Certo. Mentre questa qui, la più grande, che da 96 già a regimi più bassi ha oltrepassato quella soglia dei 53 volt, quindi quella sta caricando, mentre l'altra praticamente, quello che io faccio questo esempio, no? L'altra da 48 con le lame più piccole è nel paradigma volo del calabrone, ovvero il calabrone per sua natura ha il corpo grande e le ali piccole. Cioè in natura una cosa del genere, cioè quando hai un corpo grande che pesa e le ali piccole, tendenzialmente non dovrebbe volare, però riesce a volare perché batte velocissimo le ali. Quindi praticamente quella per produrre deve girare in maniera vorticosa, cioè deve battere velocissimo le ali come il calabrone. Perché la sua tensione è bassa. Perché la tensione è bassa e perché la rotazione di regime è elevata per produrre energia, mentre quest'altra, che invece è da 96, basta mettere delle pale un pochino più lunghe e produce anche a bassi regimi. Che dire degli ampere? Gli ampere praticamente, cioè fino a 100 watt prodotti siamo su un ampere più o meno, 0,8, un ampere prodotto. Adesso poi lo vediamo, se entriamo e lo guardiamo sulla strumentazione, sui multimetri, questo ci sembrerà, cioè lo vedremo molto bene, in maniera molto netta questo effetto. E quindi invece l'amperaggio elevato lo si ottiene solo quando la produzione va oltre i 500 watt, o meglio il kilowatt, no? Quando si vedono passare quei 10-20 ampere. Benissimo, allora col tuo permesso andiamo a vedere un po' l'impianto che hai fatto, compreso i condensatori, Sì. tutte le predisposizioni che hai fatto di sicurezza, eccetera. Sì. È una cosa che abbiamo già visto nell'altro video, ma andiamo a ripercorrerlo adesso per gli appassionati del vento, ok? Sì. Alfredo, che cosa facciamo qua sul tetto? Stiamo vedendo il dettaglio delle turbine eoliche, di come lavorano, no? Anche diciamo con vento moderato. Lì dietro di te, alla tua destra, abbiamo quella da 48 volt. Questa è quella da 48 volt, questa è quella da 96. Qui abbiamo i pannelli. Sulla quale ho montato delle lame da 1,5 metri invece che da 1 metro. Su entrambe ho maggiorato quello che è il timone di coda per stabilizzarle e per evitare le imbardate. Perfetto, quindi hai un'ottimizzazione e quando c'è poco vento entrambe, ma soprattutto questa 96 volt, riesce a produrre comunque qualcosa. Sì, e sono con la coda maggiorata, sono sempre allineate anche ad un fil di vento, sono sempre allineate alla corrente del vento. Lo possiamo dire che i produttori hanno un po' sottodimensionato il timone? Assolutamente sì. Perfetto, adesso torniamo giù per vedere tutti i parametri dell'installazione. In questa parte di video adesso Alfredo, cari amici del canale, vi descriverà tutti i componenti che lui ha utilizzato per realizzare questo impianto, in modo da andare sinteticamente al dunque. Voi già potete guardare i video precedenti sulla playlist impianti degli amici del canale, però qui vogliamo fare quella che viene chiamata in gergo una strasintesi per andare direttamente al punto. Prego Alfredo. Allora, qui ci sono i due punti di entrata, uno qui a sinistra, uno qui a destra. È un'entrata, diciamo, a corrente alternata, e qui poi si passa al quadro sempre di corrente alternata, dove ci sono praticamente due dry contact che tengono sotto controllo il voltaggio delle turbine affinché non eccedano. Diciamo, come funzionano questi, Alfredo? Questi funzionano che applicano una soglia massima di voltaggio che, se viene superato, chiudono il dry contact e quindi azionano gli SSR che vanno a mettere in corto i fili delle turbine, bloccandola, questo a fronte di vento eccessivo. Bloccandola. Quindi questa è la prima turbina, questo è l'SSR della seconda turbina. Da qui si esce, quindi si entra nei ponti raddrizzatori, si converte in corrente continua che viene poi
stabilizzata nei suoi picchi da 2 condensatori dedicati, uno per ciascuna turbina. Facciamo vedere anche i dettagli. Questi sono 450 volt, 8200 microfarad. microfarad. Dopodiché si entra quindi nel quadro della corrente continua, ormai convertita in corrente continua, dove c'è un altro dry contact che tiene sotto controllo il voltaggio, diciamo, accoppiato delle 2 turbine. Bene. E in più la fonte batteria che vanno in pancia alle Pever attraverso questi SSR che sono sotto, e finendo in pancia alle Pever caricano l'energy storage principale, che è quello litio ferrofosfato della Mani, quel tower lì fatto di 3 battery pack da 15 kWh. Benissimo. E parlaci di queste piombo, per cosa sono utilizzate? Queste piombo praticamente immagazzinano, diciamo, l'energia generata dall'eolico, e in più, diciamo, vanno a stoccare dell'energia che c'è in eccesso, cioè ovvero quando l'energy storage, quello principale di litio ferrofosfato, è completamente pieno, un alimentatore, che è questo qui, va attraverso un dry contact che fa questo controllo, va a caricare anche le batterie al piombo, che quindi si caricano con l'energia in eccesso, prodotta in eccesso dai pannelli, che non riesce ad entrare nelle litio ferrofosfato. Praticamente, Alfredo, tutto questo impianto, che non è neanche complesso, hai fatto veramente un buon lavoro, ti faccio i complimenti, questo va a caricare le Mani, principalmente le litio ferrofosfato. Esatto. L'eccesso va a caricare le piombo, ma nel contempo le piombo fanno da tampone su tutta questa potenza, e anche questi condensatori vanno a stabilizzare quelle che sono le tensioni entranti, se no avremo dei picchi che potrebbero essere fastidiosi, soprattutto per le Pever. Questa stabilizzazione quanti secondi ti dura? Ipotizziamo una raffica di vento e un blocco totale. Genera un effetto isteresi di svariati secondi nei confronti, diciamo, dell'impianto a valle, e quindi è ideale per le Pever per non perdere la continuità di alimentazione. Se no lui continuerebbe a spegnere, accendere, spegnere, accendere. Percepirebbe diciamo, come si dice in gergo, un flapping dal punto di vista dell'on-off. Perfetto. Alfredo, facci vedere anche il settaggio, per favore, degli SVR1000, che sono questi dry contact programmabili, che sono molto interessanti perché lavorano sia in corrente continua che alternata. Sì, qui fanno un controllo in alternata. Quello che adesso andiamo a vedere, entriamo nei parametri, e quindi andiamo a vedere quindi il primo parametro è messo in off perché non serve andare a controllare un parametro, diciamo, di threshold di massima, e quindi quello che è il parametro di threshold, quindi fissato, quindi sulla tensione massima accettabile in entrata per quanto riguarda la corrente alternata, è 125 volt, che poi convertiti in continua bisogna aggiungere un 24%, quindi diventano 150-160 volt. Certo, perché da 3 cavi poi diventa 2, ok. Questo è il tempo di intervento, che è quello più basso possibile. Questo è diciamo, sono 3 secondi. Una volta che è entrato in funzione dura per 3 secondi, è l'isteresi della chiusura del dry contact, e questi sono altri parametri relativi alla versione, diciamo, del dry contact, eccetera eccetera, che non ci interessano. E non ci interessano, e questo dice che abbiamo finito i parametri. Questi stessi parametri sono quelli impostati anche sulla seconda turbina. Adesso centriamo. Il primo è in off perché non occorre, il secondo è sempre 125 volt, 0,1 è il tempo di entrata, la latenza, diciamo, per l'applicazione della chiusura del dry contact, e gli altri che sono, diciamo, relativi alla versione e alle altre configurazioni. Passiamo sulla continua. E guardiamo questo, no? Quindi questo qui ha il primo in off come gli altri, ma a questo punto va a fare un controllo su 165 volt perché convertiti, quindi ci mettiamo ad una soglia che è ben inferiore ai 180 che accetta in ingresso le Pever, e quindi siamo 15 volt sotto. A questa tensione, scusa Alfredo, di 165, cari amici del canale, questo attiva, ovvero chiude il circuito facendo partire chiudendo gli SSR praticamente, e bloccando la turbina eolica. Bloccando le turbine. Questo le blocca tutte e due. Sì. Quindi
mentre quelli che abbiamo visto prima, ciascuno blocca la propria turbina. Perfetto. Sempre 3 secondi la durata della chiusura del try contact, in 3 secondi una turbina, se viene messa in corto, viene completamente bloccata, e quindi c'è il crollo della tensione e il rientro, diciamo, dei parametri sotto soglia. Perfetto. Gli altri sono praticamente tutti uguali. Benissimo. E questo di fianco? Questo di fianco invece va a monitorare diciamo, la batteria al piombo, lo stato della batteria al piombo. Questi sono i 66 volt che in questo momento è il voltaggio di tutto il battery pack al piombo. Quindi carichissimo. Sì, è carichissimo. Praticamente il primo parametro anche qui non occorre, è in off, e il secondo praticamente è il limite minimo sotto il quale il battery pack al piombo non deve andare più in erogazione e quindi a caricare il litio ferrofosfato. Non voglio che quindi scenda sotto i 60 volt. Perché? Perché vuol dire che ogni singola batteria diviso 5 sta a 12 volt, e quindi 12 volt è una batteria scarica al piombo. Sì. Vi ricordo che Alfredo ha posizionato qua 5 batterie, non sono le classiche 4, ma lui ha montato il 5, vedete qua 1, 2, 3, 4, 5 per avere la tensione a 72 volt massimi, diciamo, a pieno, quando sono cariche. Perfetto. Questo è il parametro successivo, che dice che una volta innescato, cioè quindi se va in erogazione la batteria al piombo per caricare quelle al litio, almeno ci rimangono 2 minuti, per evitare quindi che una batteria, quando è vicina allo scarico, cioè possa andare in erogazione e subito dopo bloccarsi, quindi ci rimane per almeno 2 minuti. Perfetto, abbiamo fatto un delay. È un delay di 2 minuti, esatto. Benissimo. Poi gli altri parametri, diciamo, rimangono gli stessi. Perfetto, grazie Alfredo. Ragazzi, più sintetici di così non potevamo essere. Mi avete chiesto di spiegare bene questo eolico. Ovviamente all'interno del video precedente trovate tantissimi dettagli, come la descrizione di tutti i diodi. Sotto questo video trovate veramente tanti link per poter realizzare voi tutte queste cose qua. E ragazzi, alla fine, se vi applicate veramente in maniera significativa, non è complesso, ma invito sempre tutti a valervi di esperti se non siete capaci, se non siete autorizzati, questo per non farvi del male. Ragazzi, questo è l'impianto d'Alfredo, che è veramente importante e significativo. Qui vedete partito anche il bestione arancione, e queste sono i 45 kWh di batterie della Mani. La prima cosa che Alfredo ha fatto è cambiare la flangia, avendo aumentato la lunghezza delle pale fino a 1,5 metri, ha dovuto comprare questa flangia. Guardiamo la precedente, che era questa qua di destra, vedete, a sinistra la flangia nuova, a destra la flangia vecchia che è stata sostituita. E adesso andiamo direttamente a vedere quanta roba si è prodotta. Ragazzi, qui il display parla chiaro, vediamo i volt e gli ampere, ma sotto a sinistra i watt, 1500 watt, 1540, 1600, continui con questa potenza e con delle raffiche atroci. Ragazzi, quando abbiamo una turbina eolica che continuamente fa 1400, vedete, 1200, 1300, 800, anche perché poi c'è stata una riduzione, vedete qua 800, queste sono le raffiche che fanno oscillare le potenze. Ebbene, andiamo a vedere le Pever in diretta, che cosa ci segnava in certi momenti dove le turbine andavano al massimo. 2 turbine producevano in totale 3988 watt, li vedete qua nella terza voce di questo display. È arrivato a dei picchi di 4265 watt. Vento potente, stabile, continuo, con raffiche, hanno prodotto un totale, lo vedete in basso a destra, di 109 kWh. E questo è il momento in cui diciamo, ma allora ne è valsa la pena di mettere l'eolico. L'eolico è così, ragazzi, c'è vento produciamo, non c'è vento non produciamo, ma grandi soddisfazioni. Ragazzi, la potenza del vento, nonché del sole e dell'acqua, sono proprio le caratteristiche energetiche che contraddistinguono questo canale. Oggi abbiamo visto la turbina eolica, ormai su questo canale abbiamo tantissimi video che parlano di questo, e grazie anche ad Alfredo che è riuscito a realizzare questo impianto abbiamo anche tanti dettagli sulle apparecchiature. E il video è finito. Alfredo, che vogliamo dire agli amici del canale come al solito?
che li aspettiamo, diciamo, su queste realizzazioni, in maniera che anche loro si aggiungano a tutte le persone che vanno verso il carbon zero, verso un'ecosostenibilità, diciamo, è un mondo più pulito dal punto di vista, con meno CO2. Assolutamente sì. Io aggiungo sempre, quando lui parla sempre di CO2, io aggiungo sempre anche la bolletta, perché la vita è cara, Alfredo. Anche la bolletta, Tu sei un esempio, perché tu da 9.000 euro all'anno sei arrivato a zero, cioè 9.000 euro all'anno, ragazzi. Il primo anno aveva già pagato la prima fase dell'impianto, esatto. Il secondo anno ha strapagato la seconda e la macchina da 110 esatto. kWh, ma che te l'ha fatta fare? Ci sono anche le utilitarie, Ogni tanto si fanno queste cose. Sì. Va bene Alfredo, grazie di tutto, ragazzi. Se il video, come dico sempre, vi è piaciuto, iscrivetevi a questo canale, ne vedremo delle belle, perché Alfredo è in programma delle cose che non è finita qui. Volevo anticiparvi, ho detto no, frena, ma facciamo un attimino di suspense. Ok, ciao a tutti ragazzi. Ciao.